Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo. Oggi parliamo di questi, gli estintori. Partiamo! Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo, come abbiamo già detto parliamo di estintori, dotazione obbligatoria per poter navigare oltre 1 miglio dalla costa. La scelta dell'estintore, la quantità degli estintori varia in base alla propria imbarcazione, ma sono due i parametri fondamentali che dobbiamo andare a controllare. La classe di fuoco, B, nel nostro caso, che ci indica che il nostro estintore è capace di spegnere fuochi generati da sostanze liquide, infiammabili, benzina, alcol e altro. Accanto alla classe troveremo un numero che è la capacità estinguente. Quanto maggiore è il numero posto accanto alla lettera B, che è la classe di fuoco, tanto maggiore sarà la capacità estinguente del nostro estintore. Prima di partire per raccontarvi come scegliere l'estintore, vi ricordo che per tutte le unità con marcatura CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario. Partiamo col primo gruppo di estintori, quelli per i natanti da diporto, con questo piccolo schemino. Per i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, deve essere a bordo un solo estintore, quindi in base alla potenza totale installata vediamo minore o uguale a 18,4 kW, un estintore da 13B, dai 18,4 ai 147 kW, un estintore da 21B. Per una potenza superiore a 147 kW, un estintore da 34B. Ah, giusto per farvi capire, vedete c'è scritto 34 e c'è scritto B. Grazie a tutti, lo sapevo che questa maglia sarebbe piaciuta un sacco, grazie a tutti, ma anche a voi grazie, che vi siete sicuramente ricordati di iscrivervi al canale, cliccando qui sotto, vero? Lo so. Discorso ben più complesso è per le imbarcazioni da diporto. Qui ci sarà un po' più da leggere, quindi attenzione, concentratevi e guardatevi questo piccolo schemino. Come vedete qui il numero non è più 1, quindi a bordo devono esserci più di un estintore, in base alla potenza installata. Per una potenza minore o uguale a 18,4 kW, un estintore da 13B in plancia, nessun estintore in prossimità del vano motore e negli altri locali annessi un estintore da 13B. Per una potenza da 18,4 a 74 kW, nella plancia un estintore da 13B, in prossimità del motore un estintore da 21B e nei locali annessi un estintore da 13B. Per una potenza installata da 74 a 147 kW totali, nella plancia 1 da 13B, in prossimità del motore 2 da 13B e nei locali annessi 1 da 13B. Per una potenza che va da 147 kW a 294 kW, in plancia o comunque nella postazione di guida un estintore da 13B, in prossimità del motore un estintore da 21B e uno da 13B, negli altri locali o comunque locali annessi uno da 13B. Per una potenza installata da 294 kW a 368, nella plancia o nella postazione di guida un estintore da 13B, in prossimità del motore uno da 34B e uno da 21B, mentre negli altri locali uno da 13B. Per una potenza superiore a 368 kW, nella plancia un estintore da 13B, in prossimità del motore 2 da 34B e negli altri locali 1 da 13B. Comunque per i locali o i vani nell'apparato motore che sono già provvisti di un impianto fisso antincendio, gli estintori devono essere comunque per potenze fino a 294 kW 1 da 13B, per potenze superiori a 294 kW 1 da 21B. La verifica periodica per questo tipo di estintori non è richiesta, è richiesto comunque un controllo che consiste nel controllare il buono stato di conservazione e l'indicazione della pressione, dove è presente possiamo vedere appunto la freccetta che indica il verde, quindi il nostro estintore è carico. Spero che questo piccolo video vi sia stato utile, mi raccomando controllate sempre sul sito della Guardia Costiera se dovesse mai cambiare qualcosa. Per oggi è tutto, noi ci troviamo la prossima settimana. Ciao!